Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Ninenar Tree. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Fare pace con se stessi è un'opera magistrale di Thich Nhat Hanh, un monaco buddista, maestro zen e attivista per la pace, noto per il suo approccio all'insegnamento della consapevolezza e della meditazione. Questo libro invita i lettori a riflettere sulla propria vita interiorità e su come affrontare le proprie emozioni in un mondo frenetico e spesso caotico. Usando un linguaggio semplice e pratico, Nhat Hanh guida il lettore verso una comprensione più profonda di come fare pace con il proprio io interiore può portare a una vita più serena e soddisfacente. L'autore ci offre strumenti per superare le ferite del passato, affrontare i conflitti interiori e sviluppare compassione verso noi stessi e gli altri. Attraverso una serie di esercizi di meditazione e riflessione, il libro ci invita a praticare la mindfulness come mezzo per vivere pienamente il momento presente. In un tempo in cui molte persone lottano con il dolore emotivo e la pressione della vita quotidiana, questo libro arriva come un faro di speranza, mostrando la via per una maggiore pace interiore. È una guida comodosa che incoraggia ogni lettore a concedersi la libertà di esplorare e comprendere le proprie narrazioni interne, abbracciando la bontà e l'autoaccettazione. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il potere della consapevolezza. La consapevolezza, o mindfulness, rappresenta il fulcro della filosofia di Thich Nhat Hanh. In questo capitolo l'autore esplora come raggiungere questo stato mentale di piena presenza possa essere il primo passo verso la guarigione interiore. La consapevolezza ci aiuta a osservare i nostri pensieri e le nostre emozioni senza giudizio, permettendoci di riconoscere pattern disfunzionali e rispondere in modo più sano nelle nostre vite quotidiane. Attraverso pratiche meditative e semplici esercizi di respirazione consapevole, Hank dimostra come la consapevolezza possa alleviare ansia e stress, favorendo la gioia e la calma. Il lettore viene incoraggiato a integrare momenti di consapevolezza nella propria routine, portando freschezza e attinenza nel mondo spesso distratto in cui viviamo. Secondo, affrontare e trasformare il dolore. Il dolore è un tema ricorrente nel libro e Nhat Hanh offre una prospettiva unica su come affrontarlo in modo costruttivo. Egli spiega che è fondamentale riconoscere e accettare il dolore presente, piuttosto che evitarlo o reprimerlo. L'autore propone tecniche di meditazione che non solo consentono di affrontare il dolore, ma anche di trasformarlo in una fonte di crescita personale. Le emozioni sono come nuvole temporanee. Devono essere viste e comprese. Attraverso la pratica della compassione, impariamo a trattare il nostro dolore con gentilezza, passando dall'autocritica alla cura di noi stessi. Questo processo consente di liberarsi da schemi tossici e costruire una base emotiva più solida, rendendoci più resilienti di fronte alle sfide della vita. Terzo, relazioni sane con se stessi e gli altri. Nhat Hanh mette in evidenza l'importanza di stabilire relazioni autentiche e sane sia con noi stessi che con gli altri. La qualità della nostra vita interiore riflette inevitabilmente le relazioni esterne. In questo capitolo l'autore fornisce strumenti per migliorare la comunicazione e la comprensione reciproca. Imparare a esprimere i propri sentimenti e bisogni è essenziale per costruire legami più profondi e soddisfacenti, siano essi familiari, amicali o romantici. La mindfulness gioca un ruolo cruciale, permettendo di ascoltare attivamente gli altri e rispondere con amore e compassione. Han insegna che il perdono e l'accettazione sono passi necessari per liberarsi dal rancore e dare spazio a relazioni più sane e genuine. Quarto, pratiche quotidiane per il benessere emotivo. Fare pace con se stessi richiede una pratica costante e Nhat Hanh offre una serie di pratiche quotidiane che possono essere integrate nella vita di tutti i giorni. Queste pratiche, che vanno dalla meditazione alla semplice consapevolezza durante le attività quotidiane, aiutano a mantenere un'anima centrata e calma. L'autore suggerisce esercizi pratici come camminare in modo consapevole o mangiare prestando attenzione,
enfatizzando l'idea che qualsiasi momento può diventare un'opportunità per la meditazione. Attraverso queste azioni non solo diventiamo più presenti, ma impariamo anche a nutrire il nostro benessere mentale ed emotivo. La costanza nella pratica è vista come la chiave per interiorizzare la pace e per creare un ambiente favorevole alla nostra crescita. Infine, la pace come scopo della vita. Il libro si conclude con una riflessione sull'importanza di vivere in pace come scopo fondamentale dell'esistenza. Nhat Hanh ci invita a considerare come la ricerca della pace non sia solo per noi stessi, ma anche per il mondo che ci circonda. Ogni persona ha il potere di influenzare positivamente gli altri e quando facciamo pace con noi stessi, possiamo trasmettere quell'energia al mondo. L'autore incoraggia a vedere la vita come un continuum di opportunità per creare pace e armonia. Attraverso la meditazione e la riflessione ci viene ricordato che la nostra serenità è un contributo alla serenità collettiva. In conclusione, Fare pace con se stessi è un libro essenziale per chiunque cerchi di migliorare il proprio benessere emotivo e mentale. Le lezioni di Thich Nhat Hanh sono applicabili a tutti, dall'individuo in cerca di risposta ai complessi dilemmi della vita quotidiana, a chi si sente sopraffatto dalle emozioni. Questa lettura è particolarmente utile per chi desidera sviluppare una maggiore consapevolezza e compassione, non solo verso se stessi, ma anche verso gli altri. Ogni capitolo fornisce strumenti pratici e tecniche meditative, arricchendo il lettore con pratiche che possono essere facilmente assimilate e applicate nella propria vita. La capacità di affrontare e trasformare il dolore emotivo, costruire relazioni sane e vivere con una maggiore consapevolezza è una vera e propria filosofia di vita proposta dall'autore. In un mondo frenetico, il messaggio di Nhat Hanh è un invito a rallentare, respirare e riconnettersi con noi stessi. La pace interiore è alla portata di chiunque sia disposto a dedicare tempo e attenzione alla propria vita interiore. Per chi desidera un cambiamento, questo libro è una guida preziosa verso una vita più soddisfacente e autentica. Se vuoi supportare Thich Nhat Hanh, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.